Ciao, sono Ari Lusenti di Armonie Sonore, sono qui oggi a Rimini di Soliera nello studio Armonia con Donatella Pedersoli e vi faremo vedere i nostri diapason. Questi diapason sono prodotti da Albert Rabenstein in Argentina e adesso vi facciamo vedere quali sono. Intanto i diapason è da sottolineare che hanno una frequenza sola e questa frequenza ha determinate proprietà che ci possono servire. Questo è il diapason 128 Hz e lo utilizziamo principalmente sui punti dolenti, sulle contratture, sui dolori articolari, perché questa vibrazione, quando viene messa nel punto, aiuta a sciogliere e ad alleviare il dolore. Poi abbiamo il 136,1 Hz, che è la frequenza della Ohm. Questo invece lo utilizziamo principalmente nei punti riflessi, quindi nelle zone di riflessologia, sui punti di agopuntura, al posto del lago mandiamo la vibrazione e questa vibrazione è meno invasiva del lago, oppure sui punti dello shiatsu. E questa è la funzione del 136,1. Poi Donatella ci farà vedere come vengono utilizzati. Abbiamo quest'altro che ha la frequenza della Ohm, pure lui, però ha questa punta particolare che a differenza di questi, che hanno una punta che può essere messa sul corpo e concentra la vibrazione, questa punta qua non lo permette, però può essere fatto vibrare e la vibrazione entra nel campo di energia della persona e può essere utilizzato anche quando cantiamo la Ohm, per esempio per accordare la nostra voce alla frequenza della Ohm. Poi abbiamo il set dei 7 diapason, che sono le 7 note. Abbiamo il Do, il Re, Mi, Fa, Sol, La e il Si. E questi sono accordati alla frequenza delle 7 note, possono essere utilizzati nel nostro caso per il riequilibrio dei chakra. Utilizziamo la bacchetta di gomma a questo scopo, che è una bacchetta che ha un'anima in metallo, quindi molto forte, però ricoperta di gomma, e quindi possiamo battere anche forte senza pericolo di rovinare il diapason. Lo facciamo vibrare in questo modo e poi questa frequenza viene utilizzata, dopo Donatella ci farà vedere come, per lavorare sui chakra. Come si utilizzano i diapason? I diapason per un corretto uso non devono essere battuti dove ci sono i tamburi, perché la frequenza del diapason è data dalla posizione del tamburo. Vedete che la posizione è diversa e quindi se noi battessimo sempre il tamburo, alla lunga potrebbe, vedete che è fissato da una vite, potrebbe muoversi e quindi cambiare la frequenza. Quindi noi battiamo l'asta, possiamo utilizzare ancora questa bacchetta, oppure possiamo utilizzare anche il tenor della mano, che è un punto molto duro nel quale non ci facciamo male. Possiamo battere forte, il diapason vibra e poi dopo lo mettiamo sul punto. Non battiamo sui muscoli perché è una superficie che non è dura, quindi la vibrazione sarebbe minore, e neanche sulle ossa perché ci potremmo fare male, quindi il punto migliore è sicuramente questo, oppure avere un accessorio di questo tipo che ci consente di farlo vibrare molto. Abbiamo degli accessori che sono queste punte speciali. Questa è una punta che allarga la superficie di contatto, viene messa sotto la base del diapason, il diapason viene fatto vibrare e la superficie è più ampia. Questo ci serve quando abbiamo non dei punti magari, ma delle superfici più ampie che necessitano di trattamento. Oppure abbiamo questa punta particolare che restringe il campo di azione e viene utilizzato soprattutto in punti molto specifici, per esempio nel lavoro dell'auricoloterapia, dove i punti da trattare sono dei punti molto molto fini e sottili. Ecco, questi sono gli strumenti che abbiamo a disposizione e adesso Donatella vi farà vedere come li utilizza lei e come si integrano nel suo lavoro. Il mio lavoro di operatrice olistica si basa sulle vibrazioni armoniche del suono e dei cristalli e i diapason che oggi Ari ci ha presentato sono per me un grande completamento durante i miei trattamenti.
Io li utilizzo sui punti riflessi nei piedi per andare a portare un normale e naturale riequilibrio della persona, andando a lavorare proprio su questi punti nello specifico. Quello che andremo a vedere adesso insieme è come utilizzarli, vi dimostrerò praticamente qual è il loro utilizzo. Il diapason Om che vedremo adesso va a lavorare sulla frequenza dell'Om, dunque va a portare un riequilibrio sulla parte energetica della persona. Vediamo come. Battiamo il diapason direttamente sulla bacchetta e lo passiamo sul campo energetico della persona. Questa diventa una pulizia energetica molto profonda. Vediamo ora gli altri diapason. Abbiamo il 136,1. Questo possiamo batterlo anche direttamente sul tenor della mano, in questo modo, e lo andiamo a posizionare per esempio su un punto al centro della testa, in modo che vada a risuonare con tutte le energie sottili e anche la parte fisica della persona, per portare una centratura. Possiamo inserire in questo diapason la punta per andare a lavorare sui punti dell'auricoloterapia, avendo una superficie molto più precisa di lavoro. O nel caso che ci sia bisogno di avere invece una maggiore vibrazione su un punto del corpo più ampio, possiamo posizionare quest'altra punta. In questo modo sto lavorando con il 128 Hz, che va a lavorare invece sulla parte scheletrica, più densa. E la punta che sto utilizzando va a far vibrare una superficie maggiore. Si può utilizzare sui punti dell'agopuntura, senza essere, come dicevamo, invasiva, va comunque a portare un beneficio e un riequilibrio. O sui punti riflessi. Anche senza questa punta, ma utilizzando puramente la punta del diapason. Ora vedremo i punti riflessi nel piede. Lavorando sul piede della persona abbiamo il modo di andare a lavorare su un benessere generale totale, sui punti riflessi collegati agli organi e alle energie ad essi collegati. Con il diapason 136,1, battendolo direttamente sulla mano, andiamo a stimolare il punto da cui decidiamo di partire. Con una pressione dapprima delicata e poi magari più decisa, lavoriamo sui punti della riflessologia plantare.
In questo modo simuliamo una naturale autoguarigione, armonizzazione della persona. Portando la vibrazione in tutto il corpo. Il lavoro che si può fare sui chakra, che sono punti molto importanti per il riequilibrio della persona, è con il set dei 7 diapason. Vediamo come. Vi dimostro brevemente come si può utilizzare questo diapason. Battendolo sulla bacchetta andiamo a lavorare sull'energia del primo chakra. Stessa cosa si può fare con tutti gli altri chakra a seguire, posizionandoci nel campo energetico corrispettivo. Portando un equilibrio più specifico per ogni chakra, a salire si possono percorrere tutti. Questa è una parte del lavoro che si può fare con gli strumenti che vi abbiamo presentato oggi. Vi ringrazio dell'attenzione e buona armonia a tutti.